buon pomeriggio e bentornati ad un nuovo vlog. Oggi sono di buonissimo umore perché è una giornata di sole fantastica. Oggi è sabato, ho iniziato la giornata lavorando al computer. Più avanti nel vlog potrò dirvi su cosa sto lavorando. Finalmente ho ricevuto il via libera per farlo, quindi non vedo l'ora, ho un po' le farfalle nello stomaco. Comunque adesso sono le 3:30 del pomeriggio più o meno. Voglio fare una passeggiata all'aria aperta e sto andando a prendere mia sorella e così andiamo a fare un giro in centro. Ma prima devo fare benzina perché attualmente la macchina è in riserva. Inserisco una banconota da 20 euro e poi seleziono la pompa da cui intendo fare rifornimento. Poi apro il bocchettone dell'auto e faccio benzina. Ultimamente il prezzo del carburante è aumentato. Con 20 euro rifornisco l'auto con 10 litri di benzina più o meno. E faccio sempre benzina nella sezione fai da te, dove costa meno della parte servita. Settimane, vi giuro. Allora, venire a passeggiare in centro nella zona di Via del Corso il sabato pomeriggio con una bellissima giornata di sole è una buona idea? No, assolutamente no. Volete aggiungere qualcosa? No, semplicemente c'è troppa gente. Vuoi dire qualcosa? Sono esausta. Allora, siamo nella galleria Alberto Sordi e siamo venute qui perché volevamo provare a entrare da Iginio Massari che è appena aperto qui, però insomma, vabbè, ma c'è troppa fila, dai. Questa è la tipica stagione in cui se ti togli il giacchetto e arriva una folata di vento freddo, ti ammali. Allora, se fosse per lui, io dovrei stare tutto il giorno, tutti i giorni della mia vita a massaggiarlo, a fargli i grattini. Non fai più niente perché ti sei accorto che ti sto riprendendo? No! Ho il computer a portata di mano perché mi serve. Sono un po' agitata. Allora, la questione è questa. Il progetto a cui sto lavorando e che è agli sgoccioli è una videogrammatica della lingua italiana pubblicata da Alma Edizioni. Aiuto! In cosa consiste questa videogrammatica? Innanzitutto ci sarà un libro di grammatica. Allora, questa è la copertina, però questa è provvisoria. Credo che verranno cambiati i colori e verrà cambiata anche la mia foto che sta lì, perché mi hanno chiesto un'altra foto per cambiare la copertina, quindi sono quasi sicura che la copertina non sarà esattamente così, cambieranno i colori e cambierà la mia foto sulla copertina. E poi, perché videogrammatica? Ve lo spiego subito. Perché in pratica ogni capitolo del libro sarà accompagnato da una video lezione. Un video di grammatica, una mia video lezione, come siete abituati a vederle sul mio canale. Il libro avrà 40 capitoli, che se adesso mi chiedete ma
Che argomenti hai trattato nel libro? In questo momento non me lo ricordo, perché tutto il periodo in cui ho scritto il libro è un po' offuscato in questo momento. Se ci ripenso, non è un ricordo nitido nella mia mente, ma è estremamente offuscato perché è stata una fatica, onestamente è stata una grandissima fatica. Non avevo mai fatto una cosa del genere prima, quindi non sapevo che cosa aspettarmi, non sapevo come approcciarmi alla stesura di un libro di grammatica. Quindi è stato un periodo intenso che è iniziato più o meno a giugno 2023 e continua ancora oggi. Siamo al 6 aprile 2024, però adesso diciamo che stiamo per concludere e niente, io ho finito di scrivere il libro il 23 ottobre 2023, se non sbaglio. Sto inviando gli ultimi 2 capitoli che ho appena finito. Ci sta mettendo un po' ad inviarli, non capisco perché. Il destino sta cercando di dirmi qualcosa? O forse... sì, è andata. Ok. Hai finito, yuhu! È fatta? Speriamo bene. Poi è passato Natale e dopo Natale ho cominciato a produrre i video, le video lezioni per ogni capitolo. Ho la mente in subbuglio, non so bene che cosa sto dicendo e non so bene quello che voglio dire, sono un po' emozionata. E niente, questo è quanto, questa è la notizia, è una notiziona per me. E che dire, è stato un po' difficile lavorare a questo enorme progetto senza dire niente per un anno, ma ce l'ho fatta. Spero davvero che vi piaccia, spero di aver fatto un prodotto valido. Per il momento questo è tutto. Ci vediamo domani. Che fai? Torta di mele. Come mai la torta di mele? Per non sprecare troppe mele che avevo, che non mangia nessuno, e ho pensato di farci una torta. Che oltretutto era tantissimo tempo che non la facevo. E quindi niente, questa per la colazione, per la merenda, va benissimo. Mi chiedete a volte dov'è Angelina? Come sta Angelina? Eccola, eccola. C'è un'espressione carina. Noi diciamo butta la pasta, no? Per dire metti la pasta nell'acqua che bolle, quindi metti a cuocere la pasta. Anche se letteralmente il verbo buttare significa gettare via. Però in questo caso no, butta la pasta significa metti la pasta nell'acqua che bolle. Dai, falla vedere tu. Così? Ecco il mio capolavoro. Ecco, vi volevo far vedere il prodotto finale, il risultato Il risultato finale della torta di mele. Capolavoro! Allora, siamo giunti alla fine di questo vlog e quindi è il momento della rubrica letteraria. Allora, oggi voglio consigliarvi una raccolta di racconti. Questa qui. Si intitola Racconti italiani, curata da Giunpa Lairi, che è un'autrice molto famosa, che voi conoscete perché in passato io vi ho parlato di uno dei suoi libri, che si intitola In altre parole, e che è scritto in italiano, direttamente in italiano, perché l'autrice è un'appassionata della lingua italiana e in quel libro lei racconta come ha imparato l'italiano
e come lo ha studiato, come la lingua italiana ha influenzato la sua vita, che impatto ha avuto l'italiano nella sua vita. Se non conoscete questo libro, io vi consiglio di guardare questo video qui in cui ve ne parlo nel dettaglio. E quindi ha deciso di raccogliere 40 racconti italiani, i 40 racconti secondo lei più rappresentativi della letteratura italiana contemporanea, per far riscoprire questi racconti a volte un po' dimenticati agli stessi italiani e anche per, come dire, offrire un modo per approcciarsi in modo forse un po' più agile alla letteratura italiana. In questa raccolta ci sono racconti di Antonio Tabucchi, Italo Svevo, Leonardo Sciascia, ad esempio, o anche di Pirandello, Anna Maria Ortese, Elsa Morante, Natalia Ginsburg, Grazia Deledda. Insomma, è molto variegata, è una raccolta molto interessante. Vi leggo una brevissima descrizione della raccolta. Questa raccolta è frutto di un'immersione appassionata nella nostra letteratura contemporanea, in particolare in una tradizione radicata, quella del racconto, che ci ha consegnato risultati straordinari, unici. Spinta dall'amore per la lingua italiana, indissolubilmente legato alla sua identità di scrittrice e di studiosa, Giunpa Lairi ha dato vita a un'antologia personale di forte valore autoriale che riunisce una grande varietà di temi e di stili. Il suo approccio dinamico e vivo nasce da un atteggiamento di scoperta e riscoperta, da un'attenzione alle voci femminili, agli autori trascurati e a quelli che hanno interpretato con virtuosismo la forma breve. A nomi indiscutibili e tuttora presenti nel nostro panorama se ne accostano altri rilevanti, ma che sembrano quasi usciti dal discorso letterario, fino a vere e proprie riproposte. Poeti, giornalisti, artisti, musicisti, insegnanti, scienziati, traduttori. Gli scrittori che abitano queste pagine rappresentano tante sfaccettature della società italiana, raccontando con le loro voci originali paesaggi, emozioni, eventi diversi. Ne esce un libro raro e affascinante, rivolto a un'ampia gamma di lettori. A cosa serve, poi, la letteratura, si chiede Giunpa Lairi, se non ad accogliere chiunque abbia la curiosità e la voglia di affrontarla? Quindi ho pensato che vi potesse interessare, perché appunto può essere un modo per approcciarsi alla letteratura italiana in modo un po' più agile, trattandosi di racconti brevi. Non è un libro che dovete leggere per forza tutto di seguito, ma potete leggere un racconto alla volta quando ne avete voglia. E vi faccio vedere una cosa. Questo libro mi è stato regalato da un mio amico ormai 2 anni fa. Questo mio amico è riuscito a farmi autografare questa copia della raccolta da Giunpa Lairi, quindi ho una dedica dell'autrice. Quindi questa copia è molto preziosa per me. E niente, questo è tutto per il vlog di oggi. Spero che il consiglio di lettura di oggi vi piaccia e che vi incuriosisca un po'. E niente, grazie per aver guardato questo vlog e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!